Quella che vi raccontiamo è una storia inusuale per noi che spesso viaggiamo soli. Questa è una storia di corpi, tanti e diversi, una storia di gambe, spalle, cinghie, ferro, gomma e grasso lubrificante. Una storia di sudore e polvere, ma soprattutto una storia di amicizia oltre le barriere della diffidenza e dell'indifferenza. È una storia di persone, tante persone. Partiamo con ordine. Il dove è Domodossola, che per chi non la conoscesse è il principale centro della Val d'Ossola, nella provincia del Verbano Usio-Ossola, in Piemonte. Si trova all'incrocio di antiche vie mercantili alpine ed ha la sua buona dose di storia. Il quando è l'estate del 2022, ovvero nel momento in cui iniziavamo a farci un'idea del nuovo mondo trasformato dalla pandemia, ma credo non abbia bisogno di grandi presentazioni, che poi ad essere trasformati siamo noi, non il mondo. L'occasione è la seconda edizione del raduno nazionale di escursionismo adattato organizzato dal CAI, ovvero il Club Alpino Italiano, ed anche quest'ultimo non ha bisogno di presentazioni. L'idea nasce dal bisogno di diffondere un messaggio, ovvero che l'escursionismo è ancora poco accessibile a molte persone con disabilità, ma con l'impegno di tutti e i giusti adattamenti qualcosa di impossibile può diventare possibile. Solo un'associazione così ampia e viva come il CAI è capace di realizzare un evento di questa portata. Ma veniamo a lei, la protagonista meccanica di questa storia, Madame Lajolet, che come la descrivono i loro inventori è una carrozzina fuoristrada monoruota che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l'aiuto di almeno 2 accompagnatori. In pratica dà una mano a chi si muove con le proprie gambe a portare in luoghi altrimenti inaccessibili persone che le proprie gambe non le possono usare. Insomma, è uno strumento che per funzionare richiede del lavoro di squadra. E allora arriviamo agli altri fondamentali protagonisti di questa storia, il team della sezione del CAI di Cesena. Sono donne e uomini che spingono un po' più in là le loro passioni, trasformandosi in propulsori di inclusione, condividendo i propri corpi con chi con il proprio non può raggiungere le stesse mete. Sono una delle tantissime squadre arrivate da tutta Italia assieme ad altri volontari, ma per noi è un po' più speciale perché è quella che è stata assegnata ed Emanuela. Hanno accettato di mettere sulle proprie spalle, nei sorrisi, nei singoli gesti, un carico che va oltre il peso di corpi e ferro. Hanno accettato la responsabilità della fiducia, una delle stelle principali di questa storia. Sì, perché per salire sulla Jolette è necessario lasciare indietro la carrozzina elettronica, il che significa anche cedere volontariamente molta della propria autonomia, che è una delle cose più preziose perché è rarefatta, dura da conquistare e da difendere. Ciao, sono Marco, questa è tutta la sezione di Cesena. Andiamo? Ci siamo? Yeah! Cioè, mi sento veramente a disagio, non sento di dire. E perché la principessa Cleopatra veniva portata con la... Il percorso è un anello nella zona dell'Alpe Lusentino, sul Moncucco, tra Larici e Radura, 150 metri di dislivello, qualche passaggio impegnativo ed adatto al fiume brioso di partecipanti. Più a valle moltissime altre persone sono impegnate lungo un altro percorso dedicato a tandem e handbike, ma questa è un'altra storia, anzi decine di altre storie, ne parleremo più avanti. Dove va ragazzi? Dite qualcosa! Il taglia unghie! C'è il taglia 1, noi abbiamo il taglia unghie! Ce la tagliamo, vedi, la tagliamo! Nei tagli finali! Ma il presidente tira, Hai visto il presidente? Abbiamo un presidente con che fa le ridere noi! Con le due A un passo il presidente che... Impegna un po', Tino. Penna. Supera adesso. No! Siamo di Maranello. Esatto! Salve! Tutto bene? Hai visto? C'hai un equipaggione, c'hai. Salve, qua sono simpaticissimi. Hai visto? Tutte le escursioni che si fanno, la Jolette ti porta a volare. Allora io ho 3 desideri. Andare sul Vesuvio,
Oggi? Andare sullo Stromboli, Gran Sasso, Vesuvio e Stromboli. È da organizzare. Però non sono... Nonostante la leggerezza che la squadra regala, portare la Jolette è fatica di impegno. Si mettono uno di qua e uno di là. Tiro io, iniziato io. Non ho la forza di Marco, ma faccio il mio, dai. Sente il mio tirare? Dai, Grazie Gino. Tiro io in realtà. Cacchio. Ma voi arrivi in cima ai due. Grazie. Alla prossima, ci andiamo al mare. Tutto il prosecco, ve l'ho detto. Osta. Ristoro. State facendo un pit stop voi? Vai. Avete cambiato le gomme? Vai. Va tutto Flavio. Marco tira come un... Mi metto a far così adesso, metto la prima. Attenzione che arriva, Prestazioni così neanche a Maranello. c'è neanche alla Ferrari. Dopo andiamo a Monza al circuito a fare il Gran Premio. Quando si la mola lì. Con la Jolette. Ci rimettiamo a gareggiare. Quello è vino, vero? Barbera? Montefeltro. No. Monte. No. Io sono stemia, quindi... Alcuni magari anche in Impegnati in autonomia. sezione un 100-150. Facciamo la settimana della montagna tutti gli anni e facciamo una media di 90-95 persone in albergo tutti gli anni. Date in un posto, pensavo che riuscivamo a starci seduta in modo tale da non avere magari problemi, e poi sono simpaticissimi, cioè mi fa morire da ridere. Noi siamo abbastanza offesi, sì. Che dobbiamo essere belli, non simpatici. No, siamo molto contenti allora. Questa è la cosa migliore, si diverte. Si riparte. È arrivato il momento di andare oltre il prossimo limite, lasciando alla Jolette di dimostrare le sue potenzialità. È arrivato il momento di abbandonare la strada certa per quella non tracciata. Speriamo che la gente la prenda. Oggi si diverte. Aiuto, ce la fate? Aiuto, questo non l'ho mai fatto. No, questa è la carrozzina mia, non la butto. No, mi sa che fa fatica. No, non puoi, basta. Per te abbiamo. Per me? Un passaggio di quinto su roccia? Era su legno, non su roccia. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Yeah, anche da scherzata. Oddio. Un po' dopo dimmelo, quando sei direttamente sulla Gillette dimmelo. Marco. Incidente un attimo anche. Benissimo ragazzi, grazie. Il termometro segna? Sì, che gira, che sembra il contatore perché dopo il contatore del gas. Del gas, appunto, stavo per dirlo. È un io. problema secondo me. Esattamente. Guarda che bello. Last chapter, you gave me the soul Eppure questa, come tutte le storie, va verso la fine. away, but now
anche se in realtà rappresenta solo una tappa nei grandi percorsi che tutti i protagonisti compiono ogni giorno. Abbiamo fatto un pezzo di strada assieme, chi sui suoi piedi, chi su una singola ruota artigliata. Tutti abbiamo dato qualcosa e tutti ne siamo usciti più ricchi. Ognuno ha comunicato un messaggio comune, nelle infinite declinazioni delle proprie esperienze. Per un giorno siamo stati una squadra, un popolo. Siamo stati amici. Quando vuoi? Un'altra pizza. Ah, ricordate l'altro tracciato nel fondo della valle percorso da moltissime altre persone? Questa è una piccola grande storia capace di dare voce alle tantissime altre. Io sono Giusy da Milano e per me questo è il secondo raduno. L'anno scorso infatti ho partecipato al raduno di Parma e proprio da lì ho riscoperto la mia passione per il tandem, quindi ho acquistato il mio tandem personale con cui oggi ho percorso la ciclabile e sempre con questo tandem io e la mia amica Laura da domani siamo in viaggio da Genova a San Vincenzo in Toscana per raggiungere un'altra manifestazione sportiva. Nel finale di questa avventura è impossibile ringraziare una a una le persone che hanno scelto la gentilezza, ma almeno due lo dobbiamo. Grazie Dario, con la tua professionalità hai trovato soluzioni per usare la Jolette in totale sicurezza e con il tuo naso hai trovato la migliore birra di Domodossola. Perché non hai fatto scoprire la birra? Sento il luppolo io, È come il bastone per l'acqua. La birra io. Grazie Anna, con i tuoi gesti di attenzione e gentilezza hai contribuito a rendere l'esperienza indimenticabile. E grazie a voi che ci avete seguiti in questa esplorazione. Se vi farà piacere, seguiteci nelle prossime che avremo da raccontare.